Oggi parliamo di un modo incredibilmente semplice per aumentare l'efficacia del vostro studio dell'italiano e per farlo vi basta questo. Ciao a tutti e benvenuti, sono Mattia di Lingua Franca. Se è la prima volta che guardate un mio video e amate la lingua italiana, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, così da non perdervi i prossimi video. Quando impariamo una lingua straniera, solitamente possiamo differenziare tra il consumo e la produzione in quella lingua. Il consumo è qualsiasi occasione in cui dobbiamo capire qualcosa nella lingua che stiamo imparando e può avvenire principalmente con la lettura o con l'ascolto. La produzione, invece, è qualsiasi occasione in cui siamo noi a dire qualcosa di nuovo in quella lingua, scrivendo o parlando. La parte del consumo è normalmente considerata la più facile. Questo è dovuto a diverse ragioni, ma le più importanti sono queste. Non è necessario capire il 100% di quello che stiamo sentendo o leggendo per capire il significato generale. Il nostro vocabolario passivo è solitamente molto più grande di quello attivo. Di cosa siano il vocabolario attivo e passivo ne parleremo bene in un prossimo video. Nell'ascoltare o nel leggere non proviamo lo stesso imbarazzo che potremmo provare nel parlare o nello scrivere a qualcuno. Queste e altre motivazioni fanno sì che molto spesso chi studia l'italiano finisca nella classica situazione in cui capisce quello che sente o legge, ma non riesce a dire o a scrivere tutto quello che vorrebbe. Il trucco di cui vi parlo oggi serve proprio per migliorare enormemente la vostra capacità di produrre qualcosa in italiano. Dovete semplicemente procurarvi un diario, ma anche un quaderno andrà bene lo stesso. L'esercizio consiste semplicemente nello scrivere qualcosa per 10 minuti sul diario ogni giorno. Può sembrare banale, ma è un ottimo modo per aggiungere qualche minuto di produzione scritta in italiano ogni giorno. Questo vi permetterà di migliorare molto velocemente la vostra capacità di scrivere in italiano. Ma cosa dovete scrivere sul vostro diario in italiano? Qualsiasi cosa vogliate. O, ancora meglio, qualsiasi cosa scrivereste su un diario nella vostra lingua madre. Potete semplicemente raccontare ciò che vi è successo durante la giornata. Potete parlare dei vostri piani per il futuro. Potete scrivere i vostri sogni e i vostri obiettivi. E questi sono solo alcuni esempi. Non limitatevi a questi e soprattutto non pensate di doverne scegliere uno solo. Potete infatti cambiare ogni giorno in base a quello che avete voglia di scrivere. Vediamo insieme perché tenere un diario in italiano è uno dei migliori esercizi che potete fare. Ti permette di esercitare il tuo italiano ogni giorno, anche nei giorni in cui non studi. La cosa più importante che renderà questo esercizio davvero utile è la costanza. Se dedicherete in media 10 minuti di tempo al giorno al vostro diario, questo esercizio si trasformerà in un'ora in più di studio alla settimana. Inoltre, quando capiterà un periodo in cui non avrete il tempo o la voglia di studiare l'italiano in maniera più strutturata, potrete comunque mantenere il vostro livello attuale scrivendo sul diario. Usi e impari parole che ti interessano e quindi impari un vocabolario utile a te. Come abbiamo già detto in questo video dedicato ai 5 errori più comuni che fa chi impara l'italiano, è molto difficile capire quali siano le parole più utili
da imparare all'inizio. Nei libri di testo troviamo spesso lunghi elenchi di parole divise per categoria, ma difficilmente tutte quelle parole ci saranno utili all'inizio. E potreste finire con il sapere come si chiamano tutti i mobili che avete a casa, ma non sapere come ordinare un caffè al bar. Scrivendo un diario, invece, vi troverete a usare e a cercare tutte le parole che usereste davvero nella vostra vita di tutti i giorni. Ti abitui a pensare alla tua routine in italiano. Nei corsi classici e a scuola si impara spesso a chiedere indicazioni e a parlare del tempo. Però quando vi troverete a parlare con un madrelingua, probabilmente non sono questi gli argomenti di cui vorrete parlare. Molto più probabilmente vorrete raccontare cosa fate nella vita, parlare della vostra famiglia, del vostro lavoro e delle vostre passioni. Sarà molto più facile farlo se ne avrete già parlato nel vostro diario. Nessuno vi legge. Uno dei problemi più comuni è il sentirsi in imbarazzo a interagire con le altre persone, scrivendo o parlando. Se questo è il vostro caso, scrivere su un diario è un ottimo modo per superare questa paura, almeno all'inizio. Il diario, infatti, che sia fisico o digitale, è solo vostro e nessun altro leggerà quello che avete scritto, a meno che non lo decidiate voi. Naturalmente, come per qualsiasi esercizio, tenere un diario e basta non vi insegnerà da solo a parlare l'italiano. Però, se comincerete a farlo regolarmente, vi accorgerete che è un ottimo modo per migliorare il vostro italiano e consolidare quello che già sapete. Oltre a questo, potete utilizzare il diario anche in un altro modo. Dopo qualche mese di utilizzo, andate a rileggere che cosa avete scritto all'inizio. Questo serve a due cose. Sicuramente, se nel frattempo avete continuato a studiare, vi accorgerete di quanto siete migliorati e questo vi motiverà moltissimo. In più, probabilmente troverete molti errori che potreste correggere aumentando ulteriormente l'efficacia del diario. A questo punto l'unica cosa che dovete fare è procurarvi un diario. Infatti ora tocca a voi. Scrivete oggi stesso qualcosa sul vostro nuovo diario e fatemi sapere in un commento se lo fate. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticatevi di cliccare sul pollice in su qui sotto e non perdetevi questi video per migliorare ancora di più il vostro italiano. Per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!